Ciao a tutti, sempre io, sono Davide di Audio Costruzioni, ok, questo è il mio sito e come sempre abbiamo delle novità. Tanto www.audiocostruzioni, top sito per i prodotti hi-fi. Facciamo una prova secondo me molto interessante. Ci è capitato di avere in contemporanea aperti tre amplificatori della Macintosh, uno diverso dall'altro, perché uno è l'MA 5003 senza trasformatore d'uscita, quindi a transistor normale, un ibrido, l'MA 252 che è sempre un 100 watt con la sezione pre a valvole, un 200 watt, l'MA 7009 con il trasformatore d'uscita, quindi sono tre macchine completamente diverse come concetto. Andiamo a fare la nostra prova d'ascolto con i nostri soliti brani e io proverò a spiegarvi un po' le differenze. Intanto mi faccio un po' di pubblicità, come sempre vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube qua in basso a sinistra, così siete sempre aggiornati, ma partiamo con i commenti e gli ascolti. È chiaro che da casa si fa veramente fatica a capire la differenza, penso io. Io cercherò, voi proverete a ascoltare, cercherò con le mie parole di aiutarvi a fare questo. Intanto vi racconto qualcosa. MA 5003, macchina che ad oggi 2019, fine 2019, costa la bellezza di 7.500 euro. Poi c'è la scontistica che in genere con Macintosh è abbastanza buona, importato da MP Electronic. Il signor Alessandro Faccendini lo ringrazio sempre perché ci dà sempre qualcosa da provare, testare, da tenere in conto vendita e ci fa un grosso favore, ok? 100 watt, entrata anche digitale, no? Anche USB, entrata fono e soprattutto, a differenza del modello vecchio, regolazione anche degli alti e dei bassi. Qual è la differenza? Ve lo dico dopo. Intanto ve lo faccio ascoltare e poi dopo vi dico le eventuali differenze. Benissimo, partiamo dal primo brano. Ok, passiamo al secondo. Benissimo, ora passiamo all'MA 252. L'MA 252 ad oggi sempre
fine novembre 2019, costa di listino 6.200 euro, è sempre un 100 watt, anche questo c'ha l'entrata fono, ha altri due ingressi, non ha l'ingresso digitale, ok? Hanno ripreso un po' la forma particolare, diciamo, dei finali Macintosh. Abbiamo sempre i due pomelli classici, uno per il volume e uno per l'input. Il telecomando è leggermente diverso dall'MA 5003, vedete, è un pochino più piccolino, comunque le funzioni ci sono sempre tutte. Invece questo vi faccio vedere, questo qua invece è quello del 5003, ok? Andiamo a fare la prova di ascolto, ok? E poi dopo vi dico le mie considerazioni tra le differenze. Intanto vi comincio a raccontare le differenze che ho percepito io tra questo e questo, no? Sicuramente le valvole un po' si sentono, quindi il medio-alto è molto più vellutato, meno in evidenza. Serve un pochino più di, come posso dire, è un po' più duretto questo qua rispetto a questo, quindi bisogna andare un pochino più su come percentuale di volume, no? E un'altra grossa differenza, intanto scusate, parliamo di due ampli che suonano da americani, quindi caldi, ok, tutte e due. Però questo si sente molto che è più raffinatino, ok, più delicatino, ha questo medio alto così, e il basso è un pochino meno rotondo, cioè è un po' più su, questo qua è un po' più, voi direte, hai fatto lo stesso garbo? No, non è lo stesso garbo, perché questo è un pochino più delicatino anche nel basso. Bene, adesso andiamo a provare l'MA 7009 con i trasformatori d'uscita. Bene, MA 7009 che è un'edizione particolare, 200 watt, trasformatori d'uscita, equalizzatore, entrata digitale, entrata fono MCMM, costo di listino ad oggi 2019, finché ce ne sono, perché sono gli ultimi, 11.500, qui c'è veramente un ottimo prezzo scontato. Verrà sostituito poi, che è già uscito, dall'8009, stesse caratteristiche, non ha la finitura gold e costa 12.700 euro di listino, ok? Adesso aspettiamo che il compressore si fermi un attimo e poi dopo facciamo la prova di ascolto.
Allora, tanto vi faccio vedere una cosa. Vedete che qua eravamo al 50%, qua eravamo circa al 39%, qua al 36%, insomma cambiano leggermente, ma insomma non è che uno, perché bisogna andare più sul volume, è che semplicemente ogni macchina ha la sua sensibilità. Questo, avendo i trasformatori d'uscita, l'MA 7009, è quello più valvolare come tipo di suono, quindi il diffusore suona anche molto di più dietro e il basso è molto più soffiato, ok, molto più avvolgente. Questa è un po' la caratteristica. È chiaro che forse come medio-alto rispetto agli altri due è leggermente più coperto, anche se c'è, devo dire che c'è. Questo io voglio dire della mia esperienza quando ho venduto tanti Macintosh, no? A molti piace il suono del trasformatore d'uscita perché è veramente molto bello, però a tanti piace anche forse la purezza di più dell'ampli senza trasformatore d'uscita. Per stasera ho finito. Iscrivetevi al mio canale YouTube se avete bisogno di qualsiasi cosa che riguarda l'i-fi. www.audiocostruzioni.com. Ciao da Davide.